Vuoi realizzare uno scaldacuore all'uncinetto, un coprispalle che puoi intrecciare intorno al tuo corpo e con maniche realizzato interamente sulle tue misure? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video impariamo insieme passo passo come creare questo scaldacuore, questo coprispalle con maniche incorporate che possiamo intrecciare e avvolgere intorno al nostro corpo. Un progetto che andiamo a realizzare interamente sulle nostre misure, grazie ad un'apposita sezione di questo tutorial dove ti mostro come prendere correttamente le misure su di te oppure sulla persona alla quale vorrai regalare questo capo. Un capo morbidissimo, super caldo, realizzato con un filato made in Italy, del quale ti parlerò approfonditamente tra poco. Per creare questo progetto ci basterà conoscere i punti base della lavorazione ad uncinetto, la maglia bassissima, la catenella e la mezza maglia alta. Inoltre potrai scegliere tra ben due trame da indossare. Questa è la prima, mentre questa è la seconda. Perché affermo che potrai scegliere tra queste due trame? Perché il nostro progetto è reversibile. Ti basterà infatti scegliere come indossare il tuo progetto, rivoltare il tutto in questo modo e semplicemente indossarlo. La prima parte, quella che costituisce queste piccole maniche, è lavorata con un punto super compatto ma allo stesso tempo, come puoi vedere, super elastico. E la parte centrale del nostro progetto ha questa trama che ricorda la lavorazione con i ferri da maglia. È un capo estremamente versatile che possiamo indossare ad esempio sopra un abito elegante, ma anche sopra un look casual per tutti i giorni per tenere al caldo il nostro corpo durante l'inverno, ma possiamo ovviamente anche replicare questo progetto con un filato più estivo. Tutto sta al nostro gusto e alla nostra fantasia. Passiamo quindi a vedere insieme com'è strutturato questo progetto dalle dimensioni importanti, tutte le misure, tutti gli accorgimenti tecnici. Vediamo insieme il filato e passiamo poi ovviamente a uncinettare il nostro progetto. La struttura del nostro progetto è molto semplice. Dobbiamo immaginarlo come un grande rettangolo che costituisce la parte centrale, con due rettangoli più piccoli, uno alla destra e uno alla sua sinistra. La lunghezza complessiva del mio progetto è di circa 215 cm, mentre l'altezza nella parte più ampia, quindi quella centrale, è di circa 28 cm. Quali sono le misure che dobbiamo prendere su di noi per replicare il nostro progetto? Partiamo dalle più semplici. Dobbiamo prendere la misura per i nostri polsini. In particolare dobbiamo misurare dal nostro polso fino alla punta del nostro gomito. Questa misura ovviamente la dovremo considerare per 2 volte poiché abbiamo 2 polsini da realizzare. Nel mio caso questa distanza è di circa 25 cm. Dobbiamo poi misurare la circonferenza del nostro braccio, prendendola leggermente sotto il polso, quindi più o meno da metà braccio. Questa ci servirà per determinare l'altezza dei nostri polsini. Per ottenere la parte centrale del progetto dobbiamo prendere due misure. La misura del nostro busto, che prendiamo dalla punta di una spalla alla punta dell'altra spalla, quindi da spalla destra a spalla sinistra. E ci servirà poi una misura leggermente più lunga, la distanza tra il nostro braccio e la spalla opposta. Quindi partendo dall'incavo del nostro gomito, saliamo alla spalla e misuriamo fino alla spalla opposta. Esempio pratico, misuro dal gomito, dall'incavo del gomito destro, salgo fino alla spalla destra e misuro fino alla spalla sinistra. Questa misura ovviamente dobbiamo considerarla per 2 volte poiché abbiamo 2 braccia. Queste sono le misure che ho preso su di me. Dal polso al gomito abbiamo detto 25 cm, la circonferenza del mio braccio di 20 cm, distanza braccio-spalla 60 cm e 45 cm di busto.
come converto queste misure in centimetri nelle misure definitive del mio progetto. I polsini abbiamo detto che dobbiamo considerarli per 2 volte, quindi avremo 25 cm per 2 uguale 50 cm. La parte centrale del mio progetto sarà di 165 cm. La distanza braccio-spalla abbiamo detto la misuriamo per 2 volte, quindi avremo 60 per 2 120 cm e dobbiamo sommare i 45 cm di busto. La parte centrale del mio progetto sarà quindi quella che stiamo vedendo ora in grigio, questo grande rettangolo grigio di 165 cm e avrò poi 50 cm di polsini divisi a metà, 25 cm polsino destro e 25 cm polsino sinistro. Sono le due parti che vediamo in colore rosa. Adesso, ottenute le misure in centimetri che ci servono, dobbiamo trasformarle ovviamente in catenelle iniziali. Lavoreremo il nostro progetto sulla lunghezza e in giri di andata e ritorno fino a raggiungere le altezze necessarie. In particolare il nostro progetto presenta 2 punti di lavorazione, uno per la parte centrale e uno per i polsini. All'interno del tutorial vedrete come eseguire i 2 giri di lavorazione per creare il campione. Ho quindi realizzato un campione per la parte centrale e un campione per i polsini. Come traduco i campioni che ho realizzato in catenelle? È molto semplice. So che i miei polsini misurano ciascuno 25 cm. Nel mio campione ho 16 punti in 10 cm. Il calcolo è molto semplice. Moltiplico i 16 punti per i 25 cm di ciascun polsino, ottengo così 400 punti, divido per i 10 cm del campione e ottengo le 40 catenelle necessarie. Stesso procedimento devo fare poi per la parte centrale. In questo caso ho un campione di 14 punti in 10 cm. Otterrò 84 catenelle per ciascun braccio spalla, infatti leggiamo 84 più 84, e 62 catenelle per il busto. Questa misura è stata arrotondata, infatti da campione avrei avuto 61,6 catenelle. Ho preferito arrotondare per eccesso. 84 più 84 più 62, un totale di 230 catenelle. Se non sapete come realizzare il campione e come fare tutti questi calcoli, lo trovate spiegato all'interno dei miei corsi di uncinetto online, con il link all'interno del box informazioni subito sotto il video. Ed ecco quindi la suddivisione delle nostre catenelle. Avremo 230 catenelle per la parte centrale, 40 catenelle per ciascun polsino, un totale di 310 catenelle iniziali per il nostro progetto. Ad un certo punto della nostra lavorazione dovremo interrompere i nostri giri di andata e ritorno. Quando lo facciamo? Lo facciamo nel momento in cui l'altezza della lavorazione del polsino, quindi questa misura, sarà uguale o quantomeno il più simile possibile alla circonferenza del nostro braccio. Ricordate la misura che abbiamo preso all'inizio? Nel mio caso questa misura era di 20 cm. Adesso abbiamo tutte le misure e tutte le catenelle che ci servono per avviare il nostro progetto. Morbidone è uno dei filati più amati, più venduti e più imitati di Rialfilati, azienda italiana con sede nel cuore di Biella. Come composizione abbiamo un 100% pura lana vergine con trattamento irrestringibile e pensate lavabile in lavatrice con il ciclo lana. Il singolo gomitolo ha un peso di 100 grammi per una lunghezza di circa 180 metri. E come numero di uncinetto e ferri da maglia consigliato abbiamo il 4,5 oppure il 5, ma ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto non solo in base alla tipologia di filato, ma anche in base alla vostra mano di lavorazione. Siamo davanti ad un prodotto made in Italy disponibile in decine di colori per offrirci il massimo della fantasia e con un rapporto qualità-prezzo veramente stupefacente. Il colore che ho scelto è questo grigio perla
che possiamo trovare tra i colori disponibili di Morbidone con il codice 90, dove potete trovare Morbidone e tutti i filati del marchio Real presso i suoi rivenditori. Direttamente sul sito trovate una mappa interattiva per trovare la merceria, il negozio, il rivenditore che più fa al caso vostro. Se invece avete una merceria o un negozio e volete diventare rivenditori del marchio Real, non dovete far altro che completare il form di contatto presente sul sito. Trovate i link scritti sullo schermo e sempre nel box informazioni subito sotto il video. E scritto sullo schermo vi lascio anche la quantità esatta di filato, il numero di gomitoli utilizzati per questo progetto. E andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 5,5. Il progetto che realizziamo insieme richiede tanti punti, quindi per non dover contare continuamente lungo tutta l'esecuzione del vostro progetto, vi consiglio di munirvi di un buon numero di marcapunti. Non abbiamo multipli da rispettare, dobbiamo basarci sulle misure in centimetri che abbiamo preso nella sezione del video dedicata proprio alla struttura. Facciamo quindi il cappio al nostro filo e andiamo ad avviare il numero di catenelle dedicato alla parte compresa tra il polso e il nostro gomito. Nel mio caso sono 40 catenelle, che corrispondono a circa 25 centimetri. Prendo quindi il mio filo e vado ad avviare 40 catenelle. 37, 38, 39 e 40. Sull'ultima catenella lavorata vado a posizionare un marcatore. In questo modo so qual è l'ultimo punto da lavorare per questa parte del mio progetto. Vado ora ad avviare le catenelle che costituiscono il corpo centrale del progetto, quello che ricopre entrambe le spalle e il busto e va poi a creare un ulteriore incrocio che si può portare sul davanti o sul retro del progetto a seconda del proprio gusto. E sull'ultima catenella avviata posiziono un altro marcatore. Restano le catenelle dell'ultima parte del mio progetto. L'ultimo spazio da ricoprire è quello che va dal gomito al mio polso e sono altre 40 catenelle. E completate queste 40 catenelle, sull'ultima posiziono un ultimo marcatore. Ed ecco qui tutte le catenelle che ho avviato. Le catenelle che abbiamo adesso davanti a noi corrispondono a una delle due parti dedicate allo spazio tra il polso e il gomito. Queste parti andranno lavorate sempre a punto bassissimo, a prescindere dal giro di lavorazione. La catenella che abbiamo segnato qui con un marcatore sarà il primo punto del nostro giro. Realizziamo una catenella di supporto, quindi una catenella aggiuntiva che non dobbiamo conteggiare come punto, serve semplicemente a rendere più morbida la nostra lavorazione. Dobbiamo ora entrare nella catenella che abbiamo segnato con il marcatore. Entriamo all'interno, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, abbiamo due asole, con la prima chiudiamo direttamente la seconda, ottenendo così un punto bassissimo. Spostiamo questo marcatore sul punto appena lavorato, prendendone entrambe le costine, quindi entrambe le parti superiori del nostro punto. Andiamo quindi sulla catenella successiva dove ripetiamo lo stesso passaggio. Entriamo nel punto, prendiamo il filo e chiudiamo. Consiglio di lavorare questi punti molto morbidi. Catenella seguente, prendiamo il filo, punto bassissimo. Proseguiamo lavorando una maglia bassissima sopra ciascuna catenella che ci si presenta fino ad arrivare qui, al prossimo marcatore. Otterremo questo risultato. Qui alla mia sinistra c'è una maglia segnata con un marcatore. Che cosa vuol dire? Che da questo punto in poi la mia lavorazione cambia. Finisce la parte dedicata dal polso al gomito
e inizia la parte centrale del mio progetto, che andrò in questo giro a lavorare con un punto differente rispetto a quello utilizzato finora. Quindi che cosa faccio? Tolgo il marcatore e lo metto da parte, carico il filo sull'uncinetto in questo modo, entro nella catenella che avevo segnato, prendo il filo e lo porto attraverso. Ho 3 asole sul mio uncinetto. Ricarico il filo e le chiudo tutte e 3 insieme contemporaneamente. Sul punto appena lavorato riposiziono il marcatore e devo ripetere questi passaggi in tutte le catenelle successive fino al prossimo marcatore. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva, prendo il filo, ho 3 asole, ricarico e chiudo. Carico, catenella successiva, prendo il filo, 3 asole, carico e chiudo. Proseguo in questo modo fino al prossimo marcatore. Davanti a me ho un marcatore che indica da questo punto l'inizio di una lavorazione differente. Rimuovo il marcatore, vado nella catenella che avevo segnato, prendo il filo e chiudo con un punto bassissimo. In questo caso possiamo decidere dove posizionare il marcatore, sul primo punto bassissimo o sull'ultimo punto della lavorazione precedente. L'importante è ricordare che dal marcatore dovremo cambiare punto. Io nel mio caso preferisco posizionarlo sull'ultimo punto della parte centrale, quindi non sulla maglia bassissima appena lavorata, ma sul punto precedente. Vado nella catenella successiva e lavoro un punto bassissimo e proseguo in questo modo per tutte le catenelle che mi si presentano fino alla fine del giro, senza alcuna variazione. Lavoro l'ultima maglia bassissima sull'ultima catenella disponibile e la vado a segnare con un marcatore. Questo è l'ultimo punto del mio giro e sarà il primo punto del giro successivo. Abbiamo cominciato lavorando a maglia bassissima la prima parte del progetto, abbiamo cambiato lavorazione nella parte centrale e l'ultima parte del progetto l'abbiamo lavorata sempre a punto bassissimo. Questo è il primo giro. Vediamo il secondo giro di lavorazione. Realizziamo una catenella di supporto che non dobbiamo conteggiare come punto perché ci serve solamente per rendere più morbido il nostro lavoro. E giriamo il tutto. Il primo punto del nostro giro è segnato con il marcatore che abbiamo posizionato poco fa. Vedete che il nostro lavoro a 3 dimensioni sembra quasi una sorta di cordoncino. Non devo farmi ingannare. Davanti a me avrò questo filo, quest'altro filo e se giro un terzo filo qui in alto, quindi 1, 2 e 3 fili. Quelli che compongono le nostre coste sono il secondo e il terzo filo. Il marcatore che ho posizionato qui, vedete, indica esattamente quali sono le 2 coste. Di ciascun punto questa sarà la costa davanti, mentre questa, quella più lontana rispetto a me, sarà la costa retro. Da questo momento in poi tutta la mia lavorazione si svolge nella costa retro dei miei punti. Quindi che cosa faccio? Tengo il mio lavoro in questo modo frontalmente davanti a me ed entro nella costa dietro del punto segnato col marcatore. Lo rimuovo, prendo il filo proveniente dal gomitolo, lo porto attraverso e chiudo con il mio punto bassissimo. Qui sopra il punto riposiziono il mio marcatore di inizio giro, facendo attenzione a prendere entrambe le coste, quindi la parte superiore del punto. Mi sposto sul punto successivo, sempre in costa dietro,
prendo il filo e lavoro un punto bassissimo. E devo proseguire in questo modo, lavorando un punto bassissimo fino ad arrivare qui, al primo punto segnato con un marcatore. Eccoci davanti alla maglia segnata con il marcatore. In questo secondo giro, che possiamo anche definire giro di ritorno, non cambiamo punto di lavorazione, cioè proseguiamo lavorando a maglia bassissima per tutti i punti del giro. Dobbiamo solamente, anche in questo caso, fare attenzione alla costa nella quale andiamo a lavorare. Abbiamo una prima costa qui davanti, se giriamo, la seconda e la terza costina qua su. La nostra costa retro è la terza costina, quindi quella più lontana rispetto a noi. Vediamolo insieme. Entriamo nella costa dietro del punto segnato con il marcatore, lo mettiamo da parte, prendiamo il filo, punto bassissimo, e su questo punto, prendendo entrambe le coste, riposizioniamo il marcatore. Punto successivo, sempre in costa dietro, punto bassissimo. E così via nei punti successivi. Se stiamo lavorando correttamente, qui davanti a noi vedete che si forma una sorta di treccia in orizzontale. Diversamente vuol dire che stiamo lavorando i punti nella costa sbagliata. Dobbiamo quindi proseguire in questo modo, lavorando una maglia bassissima sopra tutti i punti che ci si presentano, sempre in costa retro. Ricordare di riposizionare i marcatori sulle maglie che abbiamo segnato una volta lavorato il nuovo punto e fare questo fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. L'ultimo punto che dobbiamo lavorare è segnato con un marcatore. Entriamo sempre nella costa retro del nostro punto, togliamo il marcatore, prendiamo il filo, punto bassissimo, che segniamo nuovamente con il marcatore. E abbiamo così completato il nostro secondo giro. Come dobbiamo proseguire? Dobbiamo alternare i passaggi del primo e del secondo giro di lavorazione. Nel primo giro di lavorazione, la prima e l'ultima parte si lavorano sempre a punto bassissimo, con una variante nella parte centrale, mentre nel secondo giro di lavorazione tutti i punti del nostro giro sono lavorati a maglia bassissima. Vediamo velocemente come iniziamo il prossimo giro, che sarà una ripetizione del primo. Facciamo sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Il primo punto del giro è segnato con il marcatore. Dobbiamo entrare nella costa retro, togliere il marcatore, prendere il filo e lavorare un punto bassissimo. Riposizioniamo il marcatore e proseguiamo a maglia bassissima in costa retro fino al marcatore successivo. Essendo questa una ripetizione del primo giro di lavorazione, la parte centrale verrà lavorata in modo differente, ma sempre nella costa retro dei nostri punti. Tolgo quindi il marcatore, carico il filo sull'uncinetto ed entro nella costa retro del punto che avevo segnato. Prendo il filo, ho 3 asole, carico e chiudo. Su questo punto riposiziono il marcatore e proseguo in questo modo, lavorando sempre e solo nella costa retro dei miei punti fino ad arrivare al marcatore successivo. Qui lavorerò l'ultimo punto della parte centrale e proseguirò lavorando a maglia bassissima in costa retro fino ad arrivare al termine del giro. Nel giro successivo lavorerò in costa retro a punto bassissimo su qualsiasi punto si presenta nel mio giro. L'unico aspetto al quale dobbiamo prestare attenzione, oltre al numero di giro e al lavorare in costa retro,
è dove andiamo a posizionare i nostri marcatori, che suddividono il progetto in parte centrale e parte iniziale e finale. Proseguiamo quindi in questo modo, alternando i passaggi del primo e del secondo giro di lavorazione, finché questa parte del mio progetto non ha raggiunto la misura che abbiamo visto nella sezione del video dedicata alla struttura. Guardate quanto risulta elastica la nostra lavorazione in questa parte del progetto eseguita a punto bassissimo. Dobbiamo ora eseguire la cucitura di questa parte, quella che va dal polso fino al nostro gomito. E lo facciamo durante l'esecuzione del giro dove lavoriamo una maglia bassissima sopra ciascun punto che ci si presenta. Completato quindi il giro precedente, ho già realizzato una catenella e voltato il lavoro. Davanti a me ho il pannello con nella parte superiore gli ultimi punti lavorati e nella parte inferiore le catenelle con le quali abbiamo avviato il tutto. Dobbiamo girare il nostro lavoro in questo modo, portando gli ultimi punti lavorati nella parte inferiore e le catenelle nella parte superiore. Dopodiché prendiamo questa parte, quella dei nostri punti, e la andiamo a ripiegare verso l'alto in questo modo, facendo combaciare le due parti. Davanti a me ho quindi i punti lavorati e dall'altro lato le catenelle iniziali. Con l'uncinetto entro sempre nella costa retro del primo punto disponibile, in questo modo, ed entro nella catenella la prima lavorata per il mio progetto, contemporaneamente. Quindi il filo passa attraverso il punto e attraverso la catenella. Prendo il filo proveniente dal gomitolo ed eseguo un punto bassissimo. Mi sposto sul punto successivo. Anche qui entro in costa retro e sulla seconda catenella su questo lato del mio pannello. Prendo il filo, punto bassissimo. Rivediamolo ancora una volta, costa retro, catenella successiva, punto bassissimo. Proseguiamo in questo modo, unendo queste due parti insieme fino ad arrivare qui, davanti al nostro marcatore. Ed eccoci arrivati al marcatore. Da questo momento in poi non dobbiamo unire insieme le due parti, ma proseguire solamente su questo lato del nostro progetto dove abbiamo i punti da lavorare. Qui rimane la parte del pannello con le catenelle iniziali e proseguire a maglia bassissima sempre in costa retro. Ma ecco un piccolo suggerimento creativo per voi. Se volete una cucitura più alta, quindi andare oltre a questo spazio, quello dal polso al gomito, potete tranquillamente farlo e inoltre questo andrà a rendere ancora più stabile tutta la cucitura del progetto. Potete quindi proseguire unendo insieme le due parti ancora per qualche punto, a vostra discrezione. Vi consiglio solamente di contare quanti punti andate ad aggiungere oltre a questa cucitura perché dovrete aggiungere lo stesso numero anche sull'altra parte del progetto, quando andrete a cucire questo secondo spazio. Quindi che cosa facciamo? Rimuoviamo il marcatore, entriamo in costa retro su questo punto e anche sul punto successivo sull'altro lato del nostro pannello. Questo sarà il primo dei miei punti aggiuntivi. Proseguo così per altri 10 punti. Dopodiché lavoro solamente una maglia bassissima in costa retro su questo lato del mio pannello e mi fermo esattamente in questo punto. Nel mio caso 10 maglie prima della lavorazione con soli punti bassissimi, quindi 10 maglie compresa quella segnata con il marcatore.
Qui riprendo a unire insieme le due parti. Entro nella costa retro del punto successivo, nella catenella sull'altro lato ed eseguo un punto bassissimo. Faccio lo stesso per i punti successivi fino ad arrivare qui, all'ultimo punto del mio giro, e lavoro l'ultimo punto, che dovrà corrispondere all'ultima catenella disponibile. Punto bassissimo, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e andiamo a bloccare il tutto con un nodino. E con l'aiuto di un ago dobbiamo mimetizzare una parte del filo in eccesso all'interno dei punti. Fatto questo, il nostro progetto è pronto per essere indossato. Siamo così arrivati al termine del nostro tutorial. Abbiamo realizzato il nostro coprispalle, il nostro scaldacuore, utilizzando questi punti che ricordano la lavorazione con i ferri da maglia. Non ci resta che scegliere il lato dal quale indossare il nostro progetto e decidere se creare l'intreccio sul davanti o sulla schiena. Spero che tu abbia apprezzato questo contenuto e se è così mi raccomando fammelo sapere poi con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E ti ricordo poi il meraviglioso filato che abbiamo utilizzato per questo progetto. Morbidone della Real Filati, una pura lana vergine Merinos Extra, irrestringibile, 100 grammi per circa 180 metri, lavabile anche in lavatrice. Puoi trovare questo e tutti i filati del marchio Real presso i suoi rivenditori. Ti ricordo la mappa interattiva che puoi trovare scritta qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video per identificare il rivenditore che più fa al caso tuo. E se hai una merceria o un negozio e vuoi diventare rivenditore del marchio Real, non devi fare altro che completare il form di contatto presente sempre sul loro sito, che ti lascio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Perciò con questo nuovo, morbidissimo e caldissimo progetto ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.